Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare del BGP, una piccola overview su che cos'è il BGP, questo importante protocollo per internet e non solo, in che contesti si può usare nelle aziende e ovviamente perché si usa, e poi ti farò vedere altre cosette molto interessanti, tra cui una, piccolo spoiler, il BGP dal vivo. Quindi, se siamo pronti, partiamo. Allora, cos'è esattamente il BGP? In parole semplici è il protocollo che si occupa di far sapere ai dati quale percorso prendere per andare da un punto A a un punto B, attraversando diverse reti nel modo più efficiente possibile. Immagina internet come una gigantesca rete stradale globale. Ogni sito web, server o dispositivo è una destinazione e il BGP è il sistema che ti dice quale strada prendere per arrivarci più velocemente e in modo sicuro. Le reti internet non appartengono tutte alla stessa organizzazione. Ci sono migliaia di queste autostrade indipendenti chiamate Autonomous System o AS. Il compito del BGP è quello di collegare queste reti insieme e fare in modo che tutti i dati trovino il loro percorso tra di loro. Il BGP funziona in modo molto semplice ma geniale. Ogni rete comunica ad altre reti le rotte che conosce, dicendo essenzialmente: lo so come arrivare a questa destinazione. Questo viene fatto attraverso un processo chiamato annuncio delle rotte. Immagina che tu voglia spedire un pacco ad un amico dall'altra parte del mondo. Non sai esattamente quale strada prendere, ma il BGP ti dice: vai di qua, gira lì e in pochi passaggi arriverai a destinazione. Ogni passaggio è chiamato hop e ogni volta che i dati passano da una rete a un'altra fanno un hop. Il BGP non sceglie semplicemente il percorso più corto, ma in realtà valuta diversi criteri per decidere qual è il percorso migliore per i dati. Uno di questi criteri è il numero di hop. Meno salti ci sono, più veloce sarà la connessione. Ma ci sono anche altri fattori, come gli accordi tra le reti e la stabilità del percorso. Ad esempio, BGP può decidere di non scegliere il percorso più breve se sa che un'altra rotta è più stabile o più sicura. Questo è un aspetto critico per il funzionamento fluido di Internet. Ora, ti starai chiedendo perché il BGP è così importante. Semplice, senza di lui Internet non esisterebbe come lo conosciamo. Il BGP permette a miliardi di dispositivi di scambiarsi dati ogni giorno, mantenendo tutto fluido e connesso. Senza BGP i dati non saprebbero quale percorso seguire e le connessioni si interromperebbero. Tuttavia, come ogni sistema, il BGP non è perfetto. A volte possono verificarsi problemi come il BGP jacking, quando una rete annuncia percorsi errati intenzionalmente o per errore, deviando il traffico. Questo può causare problemi di sicurezza molto seri. Per esempio, nel 2008 il Pakistan, volendo bloccare YouTube proprio nella loro nazione, ci fu un errore nella configurazione del BGP e YouTube per un piccolo periodo di tempo fu messo offline, proprio perché c'era degli errori nella configurazione del BGP. Forse non ci hai mai pensato, ma ogni volta che guardi un video in streaming, invii un'email o visiti un sito web, stai beneficiando del lavoro del BGP. Il protocollo sta silenziosamente decidendo quale percorso i tuoi dati devono seguire per raggiungere la loro destinazione più rapidamente possibile. Immagina se ogni volta che fai una videochiamata il segnale si perdesse a metà strada o si bloccasse. Questo è ciò che potrebbe succedere senza il BGP. Il protocollo garantisce che tutto resti connesso e funzionante, anche quando stiamo trasmettendo dati a velocità incredibili. Ecco fatto. Ora sai cosa fa il BGP e perché è così cruciale per il funzionamento di Internet. È come un direttore d'orchestra che mantiene tutto sincronizzato e in perfetto ordine. Quindi la prossima volta che guardi un video o navighi in rete saprai che c'è un'intera infrastruttura nascosta dietro il tuo click. Come ho detto prima, il BGP non sempre sceglie il percorso migliore, o perlomeno quello più corto, dipende da determinati fattori, da accordi tra aziende, dalla velocità della linea, dall'affidabilità della linea stessa, eccetera. Vediamo questo piccolo esempio sul BGP. Allora, noi siamo il router A e vogliamo inviare dei dati verso il router F. Ora, la strada più corta effettivamente è passare da A a router E
e poi si raggiunge F. Ma se il collegamento tra A e E non è affidabile, oppure non ci sono accordi commerciali, oppure la rete stessa è satura di traffico, eccetera, il BGP può decidere, per esempio, di passare da A a B, poi può raggiungere C, passando da D e infine raggiungere F, che è il percorso più lungo effettivamente, però nel nostro caso è il percorso più veloce, perché appunto la linea è più libera. Ecco, il BGP decide queste cose. Poi, come si vede qui da questo disegno, in alto vedi che c'è scritto AS, per esempio 64.512, 64.600 e 65.000. Questi sono gli Autonomous System Number, o anche detti ASN, o semplicemente AS. Questi sono i numeri di riferimento del BGP. Con questi numeri io so a chi fa parte quella determinata rete o azienda, se preferisci. Poi inoltre si vede che ci sono delle scritte qui, eBGP e IBGP, perché BGP si divide in due sottocategorie. Appunto eBGP, che sta per external, quindi sta per external BGP, e internal. La differenza qual è? La differenza sta nel fatto che eBGP lo usi quando devi connettere appunto due ASN diversi, come per esempio AS 64512 e AS 64600. In questo caso io uso le BGP, mentre i router interni, quindi immaginati nel mio palazzo per esempio, ho tanti router, fanno parte dello stesso AIS, per esempio 64512, e io uso l'IBGP. Ora, vediamo il BGP al lavoro. Questo è è uno degli AS number di Telecom Italia, in questo caso 3269, che qui, come si vede, ci dà tutte le informazioni sul traffico di questo peering, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se vado qua, ecco, qui vedo che questo AIS number, quindi Telecom, è collegata a un peering, perché i collegamenti tra i diversi AIS si chiamano peering. È collegato a questo provider, che è sempre Telecom Italia, ma Sparkle SPA, che a sua volta è collegata a tutti questi altri provider. Per esempio, il primo è Cogent, il secondo è Verizon Business, e poi eccetera eccetera. Questo è Vodafone. Ecco, tutti questi provider conoscono la rete di Telecom Italia. Senza il BGP tutto questo non sarebbe possibile. Magari ti potresti chiedere perché non uso lo SPF invece che del BGP. Ecco, questa sarebbe una ottima domanda, ma chiaramente se sei interessato lasciami un commento e farò un video apposta sul perché si usa il BGP invece che l'OSPF in questo determinato contesto. Ti ringrazio per aver guardato questo video, lascia un mi piace per supportarmi e iscriviti al canale.